Wow, non ho mai visto un controller così complicato. Scoof controller per PlayStation 5 con problemi di drifting, ok? È un classico problema, ce l'hanno praticamente tutti i controller dalla PlayStation 3 in poi praticamente. Possono tutti soffrire di drifting perché ormai la qualità degli analogici si è ridotta all'osso, ma più che altro lo reputo dovuto a un difetto di fabbrica eh, che la stessa Alps utilizza come metodo di lubrificazione, ok? E chiaramente gli analogici devono essere lubrificati per fare in modo di ehm, avere il meccanismo centrale, ok? Bello libero al tatto, ok? Che non ci siano punti morti o che comunque si incastra da qualche parte, c'è bisogno di lubrificazione, no? Ok? Sono organi, sono meccanismi in movimento costante, ok? Devono essere ben lubrificati. Qual è il problema? Il problema che ho visto molto spesso è che questo lubrificante che utilizzano poi va a finire all'interno delle tracce di carbone, ok? E dei potenziometri che vengono utilizzati. Cosa succede? Questo liquido lubrificante, purtroppo, a contatto con il carbone si scioglie, ok? E nel mentre che voi giocate, ok? Il carbone viene grattato via perché è sciolto, ok? Ecco perché vengono fuori i problemi di drifting. Quando i controller sono praticamente nuovi, magari li ho usati per un mese già comincia il drifting. È per un problema principalmente dovuto a questo olio che va, lubrificante, che va a sciogliere i carboncini all'interno dei potenziometri. E la soluzione più pratica è se il controller è nuovo e comincia già ad avere dei drifting, vedete che magari c'è quando andate ad utilizzare, per esempio, collegate al computer con il cavo, vi andate sul sito Gamepad Tester, ok? Vedete che magari non è bello fluido il movimento, cominciate a vedere che vengono chiamati jitter, movimenti jitter, ehm, che salterella un po' qua e là, non è bello stabile, bello fluido il movimento, eccetera, allora vuol dire che c'è il liquido che già sta facendo qualche problema sui potenziometri. Quindi io vi consiglio di andare a smontarvi il controller e aprire i potenziometri, pulire con cotton fioc bello asciutto, ok, il liquido che c'è sui potenziometri, riassemblare e dovrebbe andare tutto bene. Chiaro, poi può sempre succedere il discorso di drifting per quanto riguarda l'usura stessa dei meccanismi, ok? Magari utilizzate molto spesso e con molta forza l'analogico destro o sinistro verso l'alto, l'analogico tenderà a prendere la forma verso l'alto, ok? Quindi questo non si può fare niente, bisogna andare a sostituire l'intero analogico perché la forma, avvicino un po', così vedete anche meglio. Allora, la forma non sarà più bella dritto, ma sarà tendente verso l'alto, ok? Quindi anche andando a vedere in questo stato qui, vedete che già c'è una discrepanza. Questo viene verso il basso, ok? Quindi sembra che questo venga utilizzato molto verso il basso e questo sembra dritto, ok? Vedete che c'è una discrepanza. Questo è da sostituire in questo caso perché non è più dritto. Ma al di là di questo, comunque anche la polvere, lo sporco, ci sono i cappucci qua sopra, ok? Ma lo sporco poi, la polvere e lo sporco vanno sotto, vanno all'interno del meccanismo, vanno all'interno dei potenziometri e può rovinare lo stesso facendo drifting e quant'altro. Quindi tenere pulito il controller, tenere pulite le mani aiuta ad evitare questi problemi qua. Allora, premessa a parte, andiamo a smontare, se ci riusciamo, questo controller. Andiamo sulla scheda frontale per estrarre i nostri potenziometri, ok, i nostri analogici e sostituirli. Se non sbaglio dovrebbero essere normalissimi analogici PlayStation 5, ok, quindi potete comprare quelli che trovate in rete. Meglio se li trovate originali. E niente, procediamo.
e vediamo cosa succede. Adesso questo qua è la prima volta che ricevo un controller SCUF, e i controller SCUF hanno un sacco di roba in più. Questo è uno SCUF Reflex e hanno veramente, hanno 4 pulsanti, 5 pulsanti sul retro, hanno tutti i pulsanti qui, non hanno le molle con i cuscinetti sotto, è tutta un'altra categoria di controller, insomma. Andiamo a smontarlo, va là. Allora, giusto per complicare ancora di più le cose, bisogna utilizzare pure il saldatore. Stacchiamo questi due connettori qua, i due cavetti, li mettiamo da parte. Così non ci danno fastidio. Ok, è anche un bene che sto facendo il video, perché almeno posso andare indietro a riguardarmi tutto quello che ho fatto e rivedere anche tutti i collegamenti. Ok, ci vuole parecchio tempo per fare tutto. Allora, andiamo a staccare questo. Perfetto. Questo qui. E adesso cosa c'è? C'è un cavetto dall'altra parte, quindi fantastico. Intanto andiamo a togliere questo qui, piano piano e con delicatezza. Andiamo a togliere quest'altro qui. Ok, e la scheda viene fuori. Questo lo possiamo mettere da parte. Ora manca solo l'ultimo punto qui, e questo se ne viene via. Fantastico, e abbiamo accesso alla scheda. Perfetto. Gli SCUF controller non sono altro che schede originali prese e messe su una scocca diversa. È un brand completamente suo a parte. Acquistano controller originali, smontano la scheda e ci ricostruiscono tutte le cose attorno. Quindi è tutto fai da te, se si può dire. Ok, abbiamo questi due analogici qui. Questo qua aveva il jitter. Allora, vediamo se riesco a mettere. Allora, aggiungiamo una scena, così vi faccio vedere, perché è una cosa extra che faccio io su OBS. Allora, PC. Ok, datemi un attimo. Allora, aggiungiamo cattura schermo. Allora, spero si veda. Spero si veda. Datemi un attimo. Stoppo il video, riprendo il video e vediamo se me lo mostra e mi mostra bene l'immagine. Ok? Datemi un secondo. Ok, riprendiamo la registrazione. Sì, si vede. Si vede la pagina. Andiamo a collegare il nostro controller con il cavo. Lui comincerà a lampeggiare destra e sinistra. Ok, se noi a questo punto gli serve la batteria, può essere che gli serve la batteria. Vediamo. Allora, inseriamo la batteria e andiamo a ricollegare il cavo. Eccolo qua. Ora lo mostra. Come vedete, allora, questo qua a destro
ha un drifting pazzesco perché i carboncini ormai sono consumati, però vedete i saltelli che succedono su quello di sinistra? Ok? Ecco, questo si chiama jittering. Anche facendo i movimenti vedete che non è fluido, saltella un po' qua e là, perché c'è il liquido che sta interferendo, liquido lubrificante, che sta interferendo con la lettura sui carboncini del potenziometro. Ok, questo qui è da sostituire completamente perché già i potenziometri secondo me sono rovinati, non può esserci un drifting del genere. E mentre quello di sinistra forse è salvabile con una semplice pulizia, ma una volta smontati andremo a vedere come sono messi. Ok, torniamo pure al banco. Ok, stacchiamo la batteria. Perfetto. Ok, come faccio io ad andare a smontare? Semplice, pinzetta, la infilo qua sopra e sposto. Ok, questo qui è quello che determina la posizione, sopra e sotto. E come si nota, almeno lo noto io, però non so se voi riuscite, vediamo se dal microscopio, vediamo sotto al microscopio se si riesce a capire la situazione. Allora, microscopio, dov'è qua? Mettiamo a fuoco. Ok. Allora, sì, si riesce a capire meglio. Vedete quanto liquido c'è? Questo qui è tutto liquido lubrificante che è finito all'interno, ok? All'interno del potenziometro. Allora, per togliere questo qui però bisogna andare qui, ci sono le due clip, ok? Una sopra e una sotto e poi questo viene fuori, ok? L'altro probabilmente sì, ha una clip rotta, quindi è venuto fuori autonomamente. Cosa succede quando c'è troppo olio e lubrificante? Succede che questa cosa qua, vedete? Vedete che è nero? Questo qua è il carboncino sciolto che rimane attaccato al metallo qui. Questo impedisce la buona lettura e siccome quello lì si tratta di metallo e questo si tratta di carbone, ok, guardate quanto liquido c'è, ecco qua, vedete che ci sono no, adesso è uno schifo, però guardate quanto liquido c'è. Questo è un problema di fabbrica dovuto, cioè proprio dalle Alps, che mettono troppo liquido lubrificante all'interno dei loro analogici. Se noi andiamo a pulire, perdonate se magari non vedete niente, ok? Si nota? Ecco qua, vedete? Il carboncino è stato completamente consumato, quindi non c'è più nessun contatto qui. Ecco perché faceva... Questo è il sinistro? Ok, no, anche questo è da cambiare. C'era del jittering, ma non è solo per questione di pulizia, ma è proprio perché il carboncino si è sciolto, dovuto al liquido, e niente. E quindi il metallo e carboncino sciolto hanno fatto il lavoro finché non hanno consumato tutta la pista. Sicuramente anche questo allora sarà più o meno in quelle condizioni. Guardate anche cosa lascia, ok? Perché si è sciolto. Proviamo a pulire anche qui, vediamo cosa succede. Chiaramente non vado a riutilizzare pezzi, ormai questo qua ha i potenziometri già consumati e non va bene. Ok, vediamo. Mettiamo a fuoco. Beh, questo sarebbe ancora buono, però vedete che ci sono i solchi già qua sopra? Ok? Questo solco qui
questo solco dove sotto si vede il verde, anche questo già non dovrebbe andare bene. E io sento anche proprio i solchi, vedete? Qua c'è solco, qui c'è il solco. Dovrebbe essere una superficie liscia così, no? Una bella montagna, c'è una bella pista di carbone continua, ma qui il carbone si è tutto sciolto e consumato a causa del liquido che rimanendo qui ha sciolto il carbone e il metallo, grattando il carbone sciolto, l'ha tirato via tutto. Quindi niente, sono da sostituire entrambe. Vediamo la situazione da quest'altro lato qui. Ok, ho aperto i due potenziometri, di nuovo clip e se ne viene fuori anche l'altra. Non sembrano messi male questi, però chiaramente non va bene, a meno che non sto sbagliando io. No, era proprio quello di destra che aveva il drifting pazzesco. Vediamo. Allora, puliamo l'interno di questo potenziometro, vediamo un po'. Allora, no, questo sembra essere sano. Questo sembra essere sano. Vedete una bella, non ci sono solchi. C'è un qualcosa, c'è qualcosa, lo stesso. Io lo sento con la pinzetta, c'è qualcosa, ma è minimo. E non si vede il verde sottostante. Vediamo se riesco a mettere più a fuoco. C'è il riflesso qui dei solchi un po'. Però potrebbe andare anche bene questo. Allora, però li voglio pulire per bene. Quindi vado anche ad usare, siccome è liquido grasso, ok, è lubrificante, vado ad utilizzare l'alcol isopropilico per pulire meglio, perché a me non piace vedere troppo lucido. I carboncini devono essere opachi per me, ok? Troppo lucido non va bene, non mi piace. Ecco, così va meglio. Meno lucido vuol dire meno lubrificante. Ecco, si vedono ancora decisamente molto meglio i solchi del metallo qui. Mentre questo di qua ancora non l'ho guardato. Ecco, questo è venuto benissimo, bello pulito. Ecco, questo è buono. Si vedono un po' i solchi, ok? Ma è sano. Non si vede il verde, ecco qua. Questo dovrebbe essere. Questo è un potenziometro pulito, senza grasso, senza olio, quant'altro. Vedete che non è luccicante, luminoso, eccetera. Qua si vedono i solchi dove il metallo va a contatto della pista per capire la posizione appunto dell'analogico, ok? Dovrebbe essere così, perfettamente pulito. Ok, quindi questo qua, anche questo qua ha un po' ancora di olio attaccato addosso, deve essere pulito meglio. Questo invece è un analogico perfettamente pulito, dovrebbero essere sempre così, solo che purtroppo per cause, come ho detto appunto, gli mettono il lubrificante da qua sopra, va un po' in giro e finisce anche qua dentro nei potenziometri. Poi è la fine. Dopo un mese già il carboncino si è sciolto, grattato via dal metallo di questi qua. Vedete vedete come c'è il nero qui sopra, ok? C'è il nero anche qui e il nero anche lì, di solito sono i punti di contatto, no? Allora, giusto per curiosità, adesso faccio una cosa, così, curiosità mia, li vado a pulire i contatti, il metallo, vado a pulire la parte metallica
di uno dei due analogici. Ok, li vado a reinstallare il supportino qua. Voglio solo vedere se cambia qualcosa. Ok, a livello dopo dimostrativo. Andiamo su sito. Allora, adesso quello di sinistra chiaramente è senza potenziometri e di conseguenza vi mostra quello che vedete lì qua che è sparato verso l'alto, perché chiaramente non sa dove sia posizionato. Però vediamo questo qua. Ok? C'è ancora qualcosa, ma questo è appunto dovuto al discorso del meccanismo. Ok? Adesso è tutto molto meglio, solo che il meccanismo in sé si blocca. Come faccio a farvelo vedere su hobby entrambe? Allora, vediamo, aggiungi cattura schermo, eccolo qua. Spero che riuscite a notarlo. Dai, lo ingrandisco ancora un po'. Ok, lo metto di qua anche se viene tagliato poi sulla sinistra, spero sì, perché è abbastanza centrato. Se io muovo verso l'alto, allora si blocca lì, gli do un colpetto, vedete? Il controller ritorna in posizione, ma c'è qualcosa che gli limita, perché è il meccanismo che risulta mezzo bloccato, quindi ha qualcosa che non va il meccanismo. Di qua abbiamo visto ci sono i carboncini distrutti, quindi lo andiamo a sostituire e basta. Ok, basta prove, basta parlare. Andiamo con i fatti. Andiamo a sostituire entrambi gli analogici. E ci vediamo quando ho sostituito entrambi gli analogici. Rieccoci. Allora, mezza treccia dopo per dissaldare, perché non si può usare l'aria calda sui controller in generale. Ci sono troppe parti di plastica, la scheda è troppo sottile, poi c'è anche questa ehm, gomma piuma, sensibile al calore anche questa, quindi si fa tutto con saldatore e a me piace usare lo stagno a bassa fusione. Stagno a bassa fusione, eccolo qua. E adesso è tutto cancellato, ma questo è uno stagno 130 gradi, se non ricordo male, 120-130 gradi, quindi va benissimo, si scioglie insieme allo stagno già presente sulla scheda, vi aiuta decisamente molto meglio a togliere gli analogici. Eccoli qua, questi sono quelli vecchi, questo qua è quello senza i cosi all'interno, che adesso verranno smantellati e buttati via. E un bel po' di cotton fioc dopo per la pulizia. Ecco qua, questa è la scheda adesso senza analogici, ok? Gli andremo a installare degli analogici nuovi che li ho qua pronti, analogici originali Alps, ok? Difficili anche da trovare, ci sono tantissime copie in giro, tantissime copie in giro. E ho la sensazione che anche questi siano delle copie, ma sono piuttosto fatti bene. Comunque all'interno i potenziometri sono uguali e tutto il resto, quindi mi dà l'idea che siano originali, solo... Ecco, insomma, c'è sempre il dubbio. Allora, inseriamo, sì, però se le gambe sono storte non si inserisce niente. Controllate sempre che che le gambine degli analogici sono dritte, se no niente. Un altro metodo di riferimento, il colore delle plastiche, ok?
come vedete è diverso. Può essere che Alps ogni volta che faccia dei prodotti cambi la composizione o qualcos'altro. Sembrano originali ma non lo so. Vedete la differenza di colore? Questo è più acceso, questi sono gli originali, questi qua sono un po' più spenti. Ok? E anche l'importanza della scritta per esempio. Ok? Questo vedete che è appena appena timbrato, mentre questo ha una bella forma. Questo è quello originale. Cercano sempre di falsarli il meglio possibile, ma poi ecco, insomma, bisogna stare attenti, ce ne sono tantissimi in giro che ti vendono come se fossero gli originali, non che costino chissà che cosa, comunque oltre i 2-3 euro non andiamo, ok? Anche per gli analogici originali. La differenza sta appunto nella qualità di costruzione, che chiaramente imitando un prodotto originale non è come l'originale, può essere anche peggio, ok? Allora, andiamo anche qua a sentire, teniamo fermo, andiamo a sentire la fluidità, sono belli fluidi, non si sentono parti che si incastrano. Una volta che l'avete inserito e vedete che ci sono problemi, dovete rifare il lavoro, quindi fatelo prima, andate a sentirvi la sensazione, ok? Sopra, sotto, destra, sinistra, in cerchio. Funziona tutto bene? Sì, ok, allora andiamo a saldarlo, ok? Sopra, sotto, destra, sinistra, bello fluido, ok? Perfetto. Adesso, come vi ho fatto vedere anche l'altra volta, prima andiamo a smontare questi qua, visto che ci siamo, e andiamo a vedere la situazione all'interno, perché non voglio che ci sia lubrificante all'interno. Questi sono nuovi e possono avere già problemi all'interno perché c'è del lubrificante. Quindi noi andiamo, apriamo il nostro potenziometro e andiamo a verificare all'interno, ed ecco qua, vedete? C'è già del lubrificante all'interno e noi non vogliamo questo lubrificante, ok? Noi non lo vogliamo. Andiamo sopra il microscopio, ok? Microscopio, vedete? Guardate qua che roba, e sono nuovi, ok? Questo è quello che succede anche con gli originali, ok? Hanno già del lubrificante all'interno. Questo lubrificante, se lasciato qui, ammorbidisce troppo il carbone qua dei contatti, il metallo gratta via e poi dopo neanche un mese, dopo neanche una settimana magari anche, ci avete già problemi di drifting. Quindi io prendo cotton fioc, ok? E si pulisce. Chiaramente adesso ho pulito alla cavolo, ma ok? Alcol isopropilico per aiutarci. Lo bagniamo bene, gli diamo un bel bagno in alcol isopropilico. Se Dio vuole che stia fermo, puliamo bene dappertutto. Squeaky clean. Ok? Gli diamo un'asciugata. Ok? Bello pulito, senza lubrificante e senza altro. Ok? Vediamo se riesco a inquadrarlo decentemente con una inquadratura luminosa. Oh, ecco qua, vedete, tutto bello pulito, niente lubrificante, tutto bello asciutto. Ok? Questo è un analogico che secondo me durerà per molto molto tempo. Stessa cosa dovete fare con questo qua, ok? Un po' di bagno, alcol isopropilico, ok? Questo potete farlo anche senza cotton fioc, ok? Con una spazzolina, lo tenete fermo in qualche modo, ok? Perché questi sono delicati. Se andate con il cotton fioc vi rimangono tutte le fibre incastrate
e non è una bella cosa dopo. Oppure vi si tirano questi qua che sono quelli più fragili in assoluto. Dove è l'altra pinzetta? Questi qua. Questi qui. Questi sono quelli che eventualmente si prendono dentro le fibre, poi andate a tirare e si spezza tutto quanto, quindi dovete andare a cambiarli o prendere altri analogici. Andate piano lo stesso anche con la spazzolina, perché lo stesso possono creare problemi, ma detto questo siete a posto. E andate ad asciugarlo, un po' di aria, ok? E rimontate il tutto. Allora, ci sono... Il verso è praticamente questo qui, ok? A specchio chiaramente. Aspettate un attimo. Allora, qui ce ne sono tre, di solito ce ne sono due lamelle, ve le faccio vedere con l'altro, quelli che avevo smontato. Ecco qui. Vedete, questo ne ha due per esempio, due ponticelli qui. Il verso è il seguente, ok? A specchio, questi qua vanno qui sopra, ok? I due, la forma così, questi qua va sul fondo, ok? Quindi voi girate a specchio, ok? Vedete che ci sono i tre ponticelli là sopra, ma non fate altro che posizionarlo delicatamente sempre, ok? E chiudere in modo che dall'altro lato, se riesco a farvelo vedere, datemi un secondo, in modo che dall'altro lato ci siano le due alette che poi si possono incastrare, ok? Ecco qua, queste sono le due alette, questa e questa, e dovete sentire un click. È possibile anche che queste alette si pieghino all'interno del potenziometro, state attenti, è plastica in ogni caso, se assume una forma strana o se nel momento in cui andate a chiudere eh, sono leggermente piegati, poi vanno all'interno, dovete cambiare il potenziometro, a meno che non riuscite in qualche modo a rimetterli dritti e farli uscire di qua, insomma. Ecco. Ok, questo potenziometro è fatto, lo possiamo rimettere su, ok? Chiaramente ha il suo verso, ok? I piedini vanno verso sotto, il pignone deve andare al suo posto e poi un bel click per farvi capire che è in posizione. Ecco qua, analogici reinstallati, tutti a posto, sono tutti belli dritti, ok? Anche da questo lato, questo qua magari è un attimino spostato, non sono chiaramente sempre precisi, però ok, sono belli fluidi, non si sentono interferenze, non si incastrano da nessuna parte, mi piace la sensazione. Ok, allora adesso ricolleghiamo la batteria, ecco fatto, andiamo a collegare il cavo. Ok, adesso andiamo questo qua, andiamo a riprendere di nuovo. Allora, attualmente purtroppo adesso sono scalibrati, ok? Questo succede quando ci sono quando si cambiano gli analogici. Allora, potete fare la calibrazione manuale. Ah, ok, sono andato io che stavo toccando dietro, se no loro sono belli stabili. Allora, potete andare a fare la calibrazione manuale se vi andate a prendere delle micro schede da applicare qua dietro. Ok, tolgo via un attimo l'immagine. Potete andare a calibrare
i nuovi analogici, mettendo delle micro schede con dei potenziometri da andare a fare l'aggiustamento, altrimenti ci sono alcune cose via software, però non so quanto siano efficaci e non so se ce ne siano per PlayStation 5. So che hanno fatto di recente per PlayStation, no, scusate, per Xbox, questione di ricalibrazione, e quindi l'unica maniera in questo caso è di aggiungere le schede di calibrazione posteriore. Ok, io devo terminare qui perché queste schede non le ho, adesso le ordino e quando arriveranno terminerò il video. Per il momento ci salutiamo. E rieccoci! Allora, oggi sono arrivati gli analogici per PlayStation 5, che a quanto pare sono uguali esteticamente, ma sono diversi da quelli della PlayStation 4, non so perché, quindi li ho ricambiati, perché questi qua erano della PlayStation 4. E niente, e allora li ho reinstallati e ho acquistato anche le micro schedine, ok, con i potenziometri, per fare appunto le regolazioni. Infatti, adesso ci andiamo qui su internet, ok, andiamo sul sito Gamepad Tester, ok, e come vedete adesso gli analogici sono perfettamente centrati al millimetro, ok, e tecnicamente dovrebbero, ok, tenere la posizione tranquillissimamente. Ecco qua, a posto. Ora non ci resta che riassemblare e testare il tutto per questioni di circolarità, ok? Voglio vedere con questo test qua che tecnicamente dovrebbe rimanere sempre entro questo range qua, ok? Non oltre, non così, ok? Così non va bene, ma sempre dentro questo cerchio qua, ma che l'analogico riesca ad andare avanti, indietro, a destra, a sinistra fino al 100%. Ok? Quindi aspettate un attimo che riassemblo tutto perché c'erano una marea di pezzi. Ok? E ci vediamo quando ho finito. Torno subito. Ecco, rimontato parzialmente. Mi mancano ancora i due tasti. Mi mancano due viti che adesso non ricordo più dove andavano, ma lo scoprirò. E ok, torniamo qui su Gamepad Tester e vediamo. Allora, i tasti funzionano. Allora, questi due funzionano, questo e questo non funzionano perché probabilmente sono spostati, però se io faccio sui tasti posteriori funziona tutto, quindi c'è qualche disallineamento probabilmente sui tasti superiori. Dopo cos'altro? Tasto questi qua, questo qua, c'è un tasto qua dietro, non so cosa faccia, niente. Allora, il tasto home neanche, quindi boh. Allora, questo, ok. Allora, gli analogici abbiamo 1, 1, 1, 1. Di qua 1, 1, 1, 1. Quindi arrivano perfettamente tutti dentro al controller e la circolarità è buona. Un po' esposta, se devo dire, ma è buona. Perché tecnicamente non dovrebbero fare così. Però, cosa succede? Il fatto è che nel momento in cui vengono costruiti i controller originali, ehm, Sony va a calibrare gli analogici con un programma, con un loro programma specifico, ok? Programma che non è assolutamente trovabile in internet, nessuno ce l'ha, ce l'hanno solo loro sanno come fare e solo loro possono farlo. Questo è il problema. Quindi noi siamo rimasti bloccati con il fatto degli analogici. Allora possiamo metterci le schedine per centrare o altro. Si spera che in futuro qualcuno inventi un software, crei un software per fare la calibrazione degli analogici. In questo modo gli analogici verranno calibrati anche per la questione della circolarità. Per il momento sopra, sotto, destra e sinistra raggiungono il massimo livello, il che va benissimo. E niente, quindi tutto qua. Bene ragazzi,
adesso cerco di capire dove cavolo andavano quelle due viti, riassemblo il controller e lo consegno al proprietario. Quindi noi ci salutiamo qui, grazie per aver visto e niente, like, commentate, iscrivetevi e ciao.